Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Come avere un buon rapporto con i fratelli e le sorelle. Avere fratelli o sorelle è una delle esperienze più importanti nella vita di una persona. Non tutti hanno questa fortuna, ma chi ce la sa che può essere sia una grande gioia sia una grande sfida. Crescere insieme significa condividere giochi, studi, momenti felici e momenti difficili. Significa anche imparare a conoscere una persona molto diversa da sé e accettarla per quello che è. Un buon rapporto tra fratelli e sorelle non nasce automaticamente, bisogna coltivarlo con pazienza, rispetto e amore. Quando si è piccoli, il rapporto tra fratelli e sorelle può essere caratterizzato da litigi frequenti. Si litiga per i giocattoli, per l'attenzione dei genitori, per lo spazio in casa. È normale, perché da bambini si ha un forte senso di mio e si fatica a condividere. Però proprio in quel periodo si imparano le prime regole della convivenza. I genitori hanno un ruolo importante. Devono insegnare che bisogna aspettare il proprio turno, che non si può prendere qualcosa senza chiedere, che bisogna rispettare l'altro. Se queste regole si imparano presto, diventano un'abitudine. Man mano che si cresce, il rapporto cambia. Da adolescenti si inizia ad avere più interessi personali e a passare più tempo con gli amici che con la famiglia. In questa fase è facile che nascano incomprensioni. Un fratello può sembrare troppo invadente o troppo distante. È importante però mantenere il dialogo aperto. Parlare dei propri problemi, ascoltare quelli dell'altro e cercare un compromesso è il primo passo per mantenere una buona relazione. A volte basta anche fare una passeggiata insieme o guardare un film per ritrovare un po' di complicità. Un elemento fondamentale per avere un buon rapporto è il rispetto reciproco. Il rispetto significa non solo non insultarsi o non alzare la voce, ma anche rispettare le differenze di carattere e di opinioni. Ogni persona è unica. Ci sono fratelli molto simili e altri completamente diversi. Uno può essere più timido, l'altro più estroverso. Uno può amare lo sport, l'altro la musica. Accettare queste differenze senza giudicare aiuta a creare un rapporto più equilibrato. Un altro aspetto importante è l'aiuto reciproco. In una famiglia, i fratelli e le sorelle dovrebbero sostenersi nei momenti difficili. Può trattarsi di aiutare con i compiti, dare un consiglio su un problema personale o semplicemente essere presenti quando l'altro è triste. Questo sostegno crea un legame di fiducia. Sapere che c'è sempre qualcuno dalla propria parte dà sicurezza e rende il rapporto più forte. La condivisione di attività comuni è un ottimo modo per rafforzare il legame. Giocare a un gioco da tavolo, cucinare insieme, fare sport o viaggiare sono esperienze che creano ricordi positivi. Questi momenti diventano storie da raccontare negli anni e aiutano a mantenere vivo il rapporto anche quando si vive lontani. Non è necessario fare cose costose o complicate. Anche preparare una torta insieme o fare una gita in bicicletta può diventare un momento speciale. Naturalmente, ci sono anche conflitti. Nessun rapporto è perfetto e a volte le discussioni sono inevitabili. L'importante è imparare a gestirle. Prima di tutto, bisogna evitare di parlare o agire quando si è troppo arrabbiati. È meglio prendersi un momento per calmarsi e poi esprimere i propri sentimenti con calma. In secondo luogo, bisogna ascoltare la versione dell'altro senza interrompere. Spesso si scopre che il conflitto nasce da un malinteso. Infine, è importante chiedere scusa quando si sbaglia. Chiedere scusa non è un segno di debolezza, ma di maturità. Col tempo, i fratelli e le sorelle diventano adulti. Possono vivere in città diverse, avere famiglie proprie, lavori impegnativi. Mantenere il contatto diventa più difficile, ma non impossibile. Oggi, grazie ai telefoni e a internet, si può parlare spesso anche a distanza. Organizzare incontri, pranzi o vacanze insieme almeno una volta all'anno è un modo per non perdere il legame.
Anche un semplice messaggio per chiedere come stai può fare la differenza. La relazione tra fratelli e sorelle è speciale perché è una delle più durature della vita. Gli amici possono cambiare, i colleghi di lavoro anche, ma un fratello o una sorella resterà sempre parte della propria storia. Avere un buon rapporto significa avere un alleato per tutta la vita, qualcuno che conosce le proprie origini, la propria famiglia, i propri ricordi. Un altro elemento che non si deve dimenticare per mantenere un buon rapporto è la capacità di festeggiare insieme i successi dell'altro. Quando un fratello o una sorella ottiene un buon risultato a scuola, trova un lavoro o realizza un sogno, è importante mostrare gioia e orgoglio. Questo rafforza il legame e fa capire all'altro che il suo successo è anche una felicità condivisa. Allo stesso tempo, nei momenti di fallimento o difficoltà, è essenziale offrire incoraggiamento invece di critiche. Le parole di sostegno, un abbraccio o anche solo la presenza fisica possono dare molto conforto. È utile anche creare piccole tradizioni tra fratelli e sorelle. Può essere una cena settimanale, un gioco particolare, una canzone che si ascolta sempre insieme o una passeggiata in un luogo speciale. Queste tradizioni diventano punti fermi nella relazione, qualcosa che appartiene solo loro e che nessun altro può capire allo stesso modo. Le tradizioni non devono essere complicate o costose, l'importante è che siano regolari e significative per entrambi. Molte volte, il buon rapporto si costruisce anche attraverso la capacità di perdonare. Ci saranno inevitabilmente momenti in cui un fratello o una sorella farà qualcosa che ci ferisce. Può essere una parola detta senza pensare, un gesto egoista o una mancanza di attenzione. Tenere rancore non serve, anzi, rovina la relazione. Imparare a perdonare non significa dimenticare del tutto l'episodio, ma decidere di andare avanti e di dare all'altro una nuova possibilità. Il perdono è un atto di generosità che può salvare molti rapporti familiari. Inoltre, la comunicazione chiara è fondamentale. Spesso i malintesi nascono perché non si dice quello che si pensa o si prova. Parlare apertamente delle proprie emozioni, dei propri bisogni e delle proprie preoccupazioni riduce il rischio di conflitti inutili. Se, per esempio, un fratello si sente trascurato, è meglio dirlo direttamente invece di aspettare che l'altro lo capisca da solo. Allo stesso modo, se qualcosa dà fastidio, è preferibile comunicarlo con rispetto piuttosto che accumulare rabbia. Un buon rapporto si basa anche sull'equilibrio tra tempo insieme e tempo separato. Passare del tempo insieme è importante, ma anche rispettare lo spazio personale dell'altro lo è. Ognuno ha bisogno di momenti per sé, per i propri hobby o per stare con altre persone. Forzare troppo la presenza può causare irritazione, mentre rispettare i momenti di solitudine aiuta a mantenere il rapporto sereno. C'è poi l'aspetto della collaborazione nelle faccende domestiche, specialmente quando si vive ancora sotto lo stesso tetto. Aiutarsi nei lavori di casa, come cucinare, pulire o fare la spesa, evita conflitti e fa sentire entrambi parte di una squadra. Non è giusto che uno faccia sempre tutto mentre l'altro non fa nulla. Dividere i compiti in modo equilibrato è un segno di rispetto e maturità. Anche la gestione delle differenze di età è un tema importante. Se c'è una grande differenza, il più grande può assumere un ruolo protettivo, mentre il più piccolo può portare freschezza e allegria nella vita del fratello maggiore. A volte, però, la differenza di età può creare distanza, perché si vivono fasi della vita diverse. In questi casi, bisogna trovare interessi comuni o attività che possano unire nonostante l'età diversa. Quando si formano nuove famiglie, cioè quando uno dei fratelli si sposa o ha figli, il rapporto cambia ancora. Ci possono essere meno occasioni per vedersi e nuove responsabilità da gestire. È importante accogliere i nuovi membri della famiglia con calore e includerli nelle attività comuni. Così il legame non si perde, ma si arricchisce di nuove persone e nuove esperienze.
Un ultimo aspetto da ricordare è la gratitudine. Spesso si dà per scontato ciò che un fratello o una sorella fa per noi. Dire grazie anche per le piccole cose rafforza il rapporto e mostra che si apprezza l'impegno dell'altro. La gratitudine crea un'atmosfera positiva, in cui entrambi si sentono valorizzati e rispettati. In conclusione, avere un buon rapporto con i fratelli e le sorelle richiede tempo, pazienza e impegno. Non basta il legame di sangue, serve la volontà di capirsi, di aiutarsi e di rispettarsi. Ci saranno sempre momenti difficili, ma se c'è una base solida di affetto e fiducia, il rapporto può superare qualsiasi ostacolo. Un fratello o una sorella non è solo un compagno d'infanzia, ma può diventare un amico per la vita, una persona con cui condividere gioie, paure e sogni. Coltivare questa relazione è uno dei regali più preziosi che si possa fare a se stessi e alla propria famiglia. Se vi piace il mio canale, non dimenticate di iscrivervi. Ci vediamo nel prossimo video.